Se pensiamo alle auto elettriche del passato, non a molti verrà in mente la Porsche 1, costruita da Ferdinand Porsche nel lontano 1898. Aveva 5 cavalli ed era spinta da un motore elettrico alimentato a batterie. Pesava 1350 kg e faceva 35 km/h con autonomia di circa 80 km. Un vero peccato che Ferdinand Porsche non abbia potuto continuare il suo sviluppo. Beh, ci hanno pensato i suoi discendenti. Oggi parliamo di Porsche Taycan, la prima auto elettrica di Porsche. Io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare ragazzi vi invito ad iscrivervi al canale e vi ringrazio perché è solo merito vostro. Se sono riuscito a convincere Porsche Italia a concedermi quest'auto in prova, più gente si iscrive, più avrò possibilità di provare questi mostri. Quindi se vi piace quello che faccio iscrivetevi, è gratis. Sarà questa elettrica la vera sfidante di Tesla? Le premesse ci sono tutte, è stata concepita come vettura puramente elettrica, è scattante come una 911 Turbo S ed è comoda come una Panamera. Ha una trasmissione a 2 velocità e un sistema elettrico da 800 volt che consente, oltre all'accelerazione fulminea, tempi di ricarica brevi. Ma andiamo con ordine. Partiamo dalle sue dimensioni, è lunga 496 cm, larga 196 e alta 138, con un passo di 290 cm. La capacità del bagagliaio è di 366 litri, mentre nel vano bagagli anteriore è di 81 litri e pesa 2380 kg. Wow! Monta una batteria da 93 kWh lordi, circa 84 utilizzabili, composta da 33 prismi con all'interno 12 celle per un totale di 396 celle, garantita per 8 anni o 100.000 km per il 70% della sua capacità di carica. Porsche dichiara circa 400 km di autonomia e dai dati rilevati con il metodo VLTP sembra che consumi circa 303 Wh/km nel misto, in città un po' di più, 308 e in autostrada invece qualcosa in meno. Veramente strana questa cosa, forse è grazie al fatto che ha 2 marce? Sì, è proprio così, ha una trasmissione a 2 velocità installata sull'asse posteriore che non ha assolutamente precedenti. Questa tecnologia permette di avere un'accelerazione ancora maggiore grazie al rapporto corto, quello lungo invece garantisce un'alta efficienza nelle lunghe tratte. La posizione di montaggio della batteria è bassa e centrale, conferisce alla vettura un baricentro estremamente basso e l'integrazione di questo elemento è stato un punto chiave essenziale per la sicurezza della Porsche Taycan. Le batterie sono raffreddate e riscaldate da un sistema intelligente ed efficiente a liquido. Così facendo si prevengono possibili perdite di potenza dovute ad un eccessivo sviluppo di calore, perché la potenza refrigerante viene fornita sempre e solo ai componenti che la richiedono. Per ricaricarla si usa la porta CCS2 Combo, diventata ormai lo standard europeo, ed un elemento particolare di Porsche Taycan è che ha 2 sportellini di ricarica, uno a destra per la DC, il CCS2 Combo appunto, e uno a sinistra per la AC Type 2. Entrambi si aprono a sfioramento. Ovviamente i tempi di ricarica variano in base alla potenza della colonnina. A casa con una 2,3 kW ci vorranno 41 ore per la ricarica completa, se attaccata ad una fast, invece ad esempio a 270 kW ci vorranno circa 5 minuti per ricaricare 100 km. È vero, di colonnine che arrivano a 270 ce ne sono ancora poche sul suolo italiano, ma se quindi facciamo un esempio, mettiamo a 50 kW, che sono le fast più comuni, ricaricheremo la Taycan da 0 a 80% in circa un'ora e mezza, e che non è male, insomma la batteria è grande. Il navigatore ci permette di non preoccuparci assolutamente della ricarica, pensa a tutto lui, mostrando il percorso sul computer di bordo e cambiando itinerario al bisogno, ma di quello ne parliamo più tardi.
Per quanto riguarda i prezzi della ricarica, come sempre sono variabili, dipende da dove ricaricate. A casa spenderete circa 20 euro, non male se consideriamo che stiamo al volante di una supercar. E parlando di supercar non possiamo non citare i motori. Sono due e rendono quindi Porsche Taycan una sportiva a trazione integrale. Entrambi i motori sono elettrici, sincroni a magneti permanenti, montati sull'assale anteriore e posteriore. Erogano una potenza complessiva di 460 kW, raggiungono circa quindi 625 cavalli, con una coppia massima sorprendente di 850 Nm. Velocità massima invece è limitata a 260 km/h per questioni di sicurezza. Uno scatto da 0 a 100 in 3,2 secondi. Ma parliamo ora degli esterni. Porsche Taycan è ispirata alla Mission E, la concept car sviluppata da Porsche e presentata per la prima volta nel settembre del 2015 a Francoforte, poi diventata definitiva nel 2019. La carrozzeria è completamente zincata, composta da un mix di materiali, principalmente alluminio ed acciaio. Taycan davanti appare particolarmente larga e piatta, con il cofano anteriore in tipico stile Porsche, che scende tra due parafanghi fortemente arcuati. Questa conformazione garantisce alla Taycan un CX da record, solo 0.22. Belli i fari a LED a 4 punti e i fari principali Matrix dotati di 84 LED che si regolano in base alla situazione, cambiando intensità, così i veicoli che ci precedono o quelli in direzione opposta non vengono abbagliati per errore. Fantastiche le air curtain, queste prese d'aria di raffreddamento dei freni, inserite nei paraurti, che oltre allo scopo di convogliare flussi verso il passaruota, riducono notevolmente le turbolenze e donano alla Taycan un aspetto estremamente sportivo. Belle anche le maniglie delle portiere, illuminate e a scomparsa. Continuiamo poi con la linea del tetto che scende con decisione, disponibile anche in vetro panoramico fisso, privo di traversa centrale, un vero spettacolo per gli occhi. Al posteriore i passaruota accentuati dei parafanghi mettono in risalto la coda larga in tipico stile Porsche. Una sottile fascia illuminata si estende per tutta la larghezza della vettura e al suo interno troviamo la scritta Porsche in lettere di vetro tridimensionali. Anche la presenza dello spoiler posteriore è classico, a scomparsa, che si attiva elettronicamente ad una certa velocità. Ma adesso andiamo a vederla dentro perché è uno spettacolo. Calandosi poi nell'abitacolo della Taycan troviamo elementi classici appartenenti a tutte le Porsche, come ad esempio l'avviamento a sinistra ed il classico orologio analogico al centro del cruscotto. Anche all'interno Porsche Taycan è un trionfo di eleganza e sportività allo stato puro. Siamo accolti da dei sedili belli, profilati e contenitivi completamente regolabili elettronicamente. Qui davanti abbiamo un cockpit completamente virtuale da 16,8 pollici, curvo, con indicatori di forma circolare. E se devo dirla tutta, questa conformazione circolare ricorda vagamente la Porsche 911 nel 1963. Il conducente può scegliere tra 4 diverse visualizzazioni: power meter, mappa ridotta e l'ultima, opzionale, dedicata alla guida notturna. Ai lati dello schermo troviamo altri 2 pannelli touch con i quali si possono controllare le funzioni delle luci e del telaio. Il volante è bello, è dotato di tutti i comandi essenziali, ma oltre alla variante base, Porsche offre anche una variante sportiva GT di grande impatto con teste delle viti a vista e il selettore Drive Mode tondo tipico di Porsche che permette di selezionare le varie modalità di guida. Sulla destra del piantone dello sterzo troviamo poi la levetta del selettore del cambio. Continuando verso il centro troviamo orizzontalmente un display da 10,9 pollici dal quale si può vedere il navigatore, il telefono, la radio oppure anche andare a modificare le sospensioni ad esempio. Nei primi minuti di questo video vi ho accennato del navigatore che vi aiuta a trovare la colonnina più vicina. Ecco, questo sistema si chiama Porsche Charging Planner. Si attiva automaticamente, basta inserire la destinazione e l'auto calcolerà il percorso più veloce e se dovesse esserci bisogno di ricaricare, l'auto vi farà fermare e vi indicherà anche dove fermarvi e soprattutto anche quanto tempo. E dato che le funzioni di questa Taycan sono veramente tante e durante la guida dovremo evitare di spippolare lo schermo, Porsche ha inserito i comandi vocali che si attivano dicendo "Hey Porsche".
Ancora più sotto troviamo un altro display, questa volta da 8 pollici e mezzo, disposto verticalmente, che va a terminare la dotazione standard. Con questo potremo gestire la climatizzazione e le principali funzioni dell'auto, tra cui le regolazioni dell'impianto stereo. Opzionale poi un secondo display centrale per il solo passeggero, tramite il quale può gestire il sistema di intrattenimento di bordo. Wow, in questa Porsche troviamo davvero una infinità di pixel. Unica nota dolente di questo sistema secondo me è la mancanza di Android Auto, però c'è Apple CarPlay. Perché? Nonostante la linea del tetto sia piuttosto bassa, dietro si sta comodi, perché Taycan è sorprendentemente spaziosa grazie anche all'alloggiamento della batteria, che è stata ridotta nella parte dei pozzetti sotto ai piedi dei passeggeri. Io non faccio testo ovviamente, ma nel caso voi siate più alti, che è altamente probabile, forse potreste avere qualche problemino alla testa, perché qui sopra lo spazio è effettivamente un po' poco. La configurazione standard di Taycan è a 4 posti, mentre il terzo sedile, quello centrale posteriore, è opzionale. Porsche chiama questa configurazione 2+1. Qui dietro è inoltre opzionale uno schermo touch da 6 pollici, tramite il quale si può controllare il climatizzatore, che è quindi a 4 zone. Launch control attivato. Sei pronto? Sì. Basta, Madonna! Madonna! Prima cosa ragazzi, quest'auto brucia l'asfalto in una maniera fotonica. Poi l'ingresso della seconda marcia ti dà veramente quella spinta in più che manca solitamente sulle auto elettriche, e non è una cosa normale, Tra l'altro il sound, l'electric sound di Porsche è veramente fantastico, cioè non è il suono di un vero motore, si sente che è un po' elettrico, sembra quasi il suono di un Transformers, e dona una sensazione di guida che è veramente impareggiabile. La Porsche Taycan è veramente insonorizzata molto, ma molto bene, addirittura ha i doppi vetri, e questo sound di cui vi ho già parlato, vabbè, è fantastico, sembra di avere un V8 elettrico sotto le chiappe. Vabbè, passiamo ad altro. Ci sono 5 modalità di guida: Range, Normal, Sport e Sport Plus e Individual. Nella modalità Range ovviamente la macchina cerca di farti fare più chilometri, quindi tiene basso, diciamo, il regime del motore, la velocità massima è limitata e cerca di portarvi sempre a destinazione. La modalità normale, diciamo, è quella che userete nella totalità o quasi totalità, insomma, dei vostri viaggi. Poi per i più sportivi abbiamo la modalità sport, e si sente che la macchina praticamente già mette nella prima marcia, quindi si inserisce da subito la prima marcia, perché come vi ho detto la prima marcia è quella che vi fa fare questo è quello che vi fa fare questo, quindi avete un'accelerazione molto molto forte, e poi entra di prepotenza la seconda marcia che vi dà, sembra che quasi la macchina prenda tutto un altro modo di essere, come se buttassi dentro le marce, ed è veramente fantastico. E poi abbiamo la Sport Plus. Con la Sport Plus si attiva automaticamente lo Sport Electric Sound ed è ancora più prestante. E poi c'è la modalità Individual. Con la modalità Individual potete andare a scegliere voi tutte le varie impostazioni tramite il computer di bordo. Ma ora parliamo dello sterzo, perché ci sono delle innovazioni tecnologiche molto importanti.
Le ruote sono tutte e 4 sterzanti, quelle posteriori normalmente non sterzano, invece in Porsche Taycan lo fanno se sotto ai 50 km/h per fare in modo di ridurre un po' il passo della vettura, che è molto ampio. Quindi se siamo sotto i 50 km/h come adesso, io curvo a sinistra, le ruote posteriori si inclineranno un po' a destra, mentre invece per esempio in autostrada, se facciamo un cambio di corsia, ad esempio da sinistra verso destra, quindi ad alte velocità, l'auto sterzerà nella stessa direzione in cui noi stiamo andando. Quindi se io sterzo a sinistra per superare, le ruote di sinistra sterzano, quelle anteriori, e anche quelle posteriori sterzano a sinistra per darvi più sicurezza e più stabilità anche alle alte velocità. Ciao! Parliamo adesso della frenata. Porsche Taycan ha dei freni, un sistema frenante in ceramica che frena decisamente molto bene. Peccato però che non sia presente la one pedal drive. Quando io rilascio l'acceleratore, l'auto rigenera, però poco. Per rigenerare devo cominciare a premere il pedale del freno, e quindi questo potrebbe essere fuorviante, nel senso, se io premo il pedale del freno devo premerlo con decisione per frenare nell'immediato. Mi piacerebbe che invece mordesse molto di più. Per quanto riguarda la dotazione di sicurezza, quest'auto è piena di tecnologie. Abbiamo il mantenimento di corsia, l'allarme se usciamo dalla carreggiata. Il mantenimento di corsia è attivo, quindi andrà ad agire sempre sul volante, un po' come l'autopilot di Tesla, tanto per intenderci. Poi abbiamo l'allarme in frenata, quindi se freniamo per evitare tamponamenti, automaticamente il freno, quindi le luci dietro, lampeggiano ad indicare alle altre auto che precediamo di frenare perché c'è un'emergenza. Poi ci sono tutti gli allarmi di collisione, quindi per prevenire una possibile collisione frontale, laterale, posteriore, e se ci troviamo ad un incrocio, l'auto con le varie telecamere esposte sulla calandra va a controllare se ci sono dei pedoni o dei ciclisti, eccetera, quindi qualsiasi cosa si muova davanti a noi in modo tale da eventualmente inibire un'accelerazione. Io sono abituato a guidare un'auto elettrica molto potente, quindi mi aspettavo di non trovare una grande differenza con questa Porsche Taycan, e invece mi devo proprio ricredere, ragazzi. Guidare una Porsche Taycan è molto diverso da guidare anche altre sportive elettriche. Sapete benissimo di che marca parlo, è tutta un'altra cosa, ragazzi. Si sente che Porsche ha studiato quest'auto per essere la vera sportiva elettrica, e non ce n'è per nessuno, veramente. Dall'accelerazione alla doppia marcia alla tenuta di strada, qui siamo veramente al top. Cioè qui non siamo su una strada in autostrada, siamo su strade di campagna piene di curve, tornanti, e guidare questa Porsche è una goduria estrema, ragazzi, è una goduria estrema. Non so come potervi trasmettere la mia gioia e il mio stupore guidando quest'auto, però c'è da provare assolutamente da provare, è un altro mondo. Spero che insieme a me anche voi abbiate fatto un viaggio piacevole su questa Taycan. Io di certo ne sono rimasto molto colpito, è un'elettrica veramente affascinante, super sportiva, degna del marchio Porsche. Costicchia, certo, ma la qualità c'è tutta. Il modello base, se si può definire così, parte da 156.000 euro fino ad arrivare a 190.000 per la più potente, la Turbo S. Non contiamo poi gli optional, che ci fanno facilmente superare i 200.000. Quella che abbiamo avuto oggi in prova costa 177. Non è per tutti, chiaramente, se ne vedono molto poche, ma vi assicuro che Porsche Taycan è una vera goduria. Gli aspetti negativi ve li ho già elencati: manca la One Pedal Drive ed Android Auto. Chiaramente niente che non si possa sistemare con un semplice aggiornamento. Porsche fa parte del consorzio Ionity, che si sta velocemente espandendo. A breve potrebbe arrivare anche nella vostra città.
credetemi quando dico che è veramente una bellezza. Se potessi permettermela, sicuramente ci farei un pensierino. In realtà ci sto già pensando, ma è solo un pensiero. Se vi è piaciuto questo video, ragazzi, lasciate un like ed un commento, mi farebbe molto piacere, e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo al prossimo video. Grazie, a presto. Basta, Ma